quanto la forza incide nella nostra vita. Ciascuno di noi usa ogni giorno tantissima forza, fisica, emotiva, intellettuale. È una forza che fa parte di noi, che ci accompagna da quando ci alziamo alla mattina a quando andiamo a letto la sera. Ed è una forza che si fortifica, che si moltiplica grazie alle sinergie con gli altri, grazie all'empatia collettiva che ha la capacità di annullare le distanze fisiche e sociali e di ridurre il senso di solitudine individuale. E questa è una forza che noi usiamo nelle nostre attività quotidiane, più spicciole, ma la utilizziamo anche quando dobbiamo affrontare sfide impegnative e importanti. Allora pensate, cosa succede quando questa forza viene contrastata da una forza di segno uguale e contrario, che invece di sorreggerci, di sostenerci, mira a distruggerci e si scaglia contro di noi proprio quando siamo più indifesi, più inermi. Ed è una forza che spesso proviene da chi dovrebbe amarci, da chi dovrebbe proteggerci, cui affidiamo le nostre debolezze e fragilità e che invece usa quella forza non in modo positivo, ma come un macigno per spingerci sempre più giù. È la forza della violenza. Tutti noi leggiamo ogni giorno fatti di cronaca, di violenza perpetrata nei confronti di uomini, di donne, di bambini, di animali, però non sappiamo veramente che cos'è la violenza, o almeno fino a quando non ci tocca da vicino, fino a quando non l'assorbiamo attraverso la pelle, non penetra nelle nostre ossa, non ne percepiamo il gusto e il sapore. Si dice che l'uomo, in fondo, è caratterizzato per sua natura da prevaricazione e aggressività, ma d'altronde noi non fummo fatti per essere come bruti, ma per vivere in società, per vivere insieme. E allora qual è la prima regola per una convivenza civile? Rispettarsi gli uni con gli altri. La cosiddetta regola del neminem ledere, ossia la mia libertà finisce laddove inizia la tua. E allora dove nasce la violenza? La violenza nasce quando quel confine viene oltrepassato, senza il consenso dell'altro, in modo prevaricatore, in modo appunto violento. Ma che cosa possiamo fare noi per contrastare la violenza, per evitarla, per prevenirla, per distruggerla? I modi ci sono, le soluzioni pure, però prima bisogna capire dove nasce la violenza. La violenza nasce nei rapporti tra le persone, nasce perché esistono i legami tra gli esseri umani, quei rapporti interpersonali di affetto, di amicizia, di sentimenti, di lavoro, in cui ciascuno di noi esplica la sua personalità e che rappresentano le fondamenta sulla cui base noi costruiamo la nostra dignità e la nostra autostima. Infatti, quando si parla di violenza, solitamente si tende a considerarla esclusivamente come una violenza fisica. In realtà c'è un altro tipo di violenza, tanto grave e ancora più subdola, è la violenza psicologica. Avreste mai pensato voi che una frase come "tu sei mia" in qualche modo potrebbe caratterizzare un animo possessivo e prevaricatore? Oppure "non hai bisogno degli altri, ci sono io"? Preferisci i tuoi amici a me? O ancora, non metterti così scollata. A chi stai scrivendo? Perché non rispondi alle mie telefonate? Non volevo, era solo un ceffone, ma è colpa tua perché mi hai fatto arrabbiare. Se tu facessi quello che ti dico, non sarei costretto a picchiarti. Ti avevo detto di obbedirmi e non l'hai fatto. Ecco, queste sono tutta una serie di frasi, le prime ovviamente, perché le ultime testimoniano, confermano una violenza fisica già perpetrata, che se prese singolarmente, se dette in modo occasionale o estemporaneo, non rappresentano violenza. La violenza viene rappresentata quando queste frasi vengono dette ripetutamente, sistematicamente, in un'escalation che fa passare queste espressioni come espressioni d'amore, quando in realtà simulano un atteggiamento, una personalità prevaricatrice. Abbiamo parlato di violenza nei rapporti interpersonali e abbiamo detto che non riguarda soltanto l'aspetto sentimentale dei rapporti, ma può riguardare anche l'aspetto di lavoro, di violenza anche in ambito lavorativo. Gina Stella gestiva con la sorella una comunità
per gli ex detenuti ammessi al lavoro esterno. Una notte Gina Stella è stata sequestrata, è stata portata in un luogo isolato, dove è stata accoltellata e violentata per ore da uno di questi ex detenuti. Il suo aggressore poi l'ha lasciata in un fossato inerme, pensava che fosse morta. Gina Stella ha subito il crimine che a mio avviso è più grave per una donna. Io lo chiamo omicidio dell'anima, il nostro codice penale lo chiama violenza sessuale. E Gina Stella porta ancora oggi, a distanza di anni, le cicatrici nell'animo, sulle gambe, sul torace, sul collo, di quelle violenze, di quella notte. Ma lei proprio attraverso quelle cicatrici, attraverso i punti di sutura che hanno cucito le sue ferite, è riuscita a rinascere, è riuscita a ricostruire una vita laddove quella vita era completamente sbriciolata, si era completamente annullata. E ci è riuscita grazie alla sua forza interiore e grazie anche a una grande famiglia come l'Osservatorio Nazionale Sostegno Vittime, nella quale Gina Stella combatte perché altre donne non abbiano a patire la tortura e le violenze e la sofferenza che ha patito lei. La storia di Gina Stella è emblematica perché ci fa capire come attraverso la condivisione della nostra sofferenza, attraverso l'aiuto e le risposte ai bisogni degli altri, è possibile ricostruirsi una vita laddove quella vita sembrava completamente distrutta. Ma quindi questa forza per combattere la violenza, dove la possiamo trovare? Dentro di noi, ma anche fuori. Il nostro sistema legislativo, noi siamo uno Stato di diritto, garantisce strumenti a chi subisce gravi reati. Penso per esempio al Codice Rosso, che dà la possibilità a chi denuncia atti persecutori, maltrattamenti in famiglia o violenza sessuale di essere riascoltato nelle 72 ore dopo la denuncia, allo scopo di verificare la necessità di assumere provvedimenti limitativi della libertà nei confronti della persona denunciata. Ma penso anche alla prevenzione, alla cultura della prevenzione, perché mai dobbiamo accettare prevaricazioni né di natura psicologica né di natura fisica e dobbiamo insegnare ai nostri bambini fin da piccoli la cultura del rispetto dato e preteso. E penso ancora che la forza si trova nell'indipendenza, indipendenza non solo economica, che è importantissima, ma anche indipendenza mentale, culturale, indipendenza sessuale, perché la libertà non deve essere considerato come un concetto negativo di ribellione a quello che è un sistema di regole imposto, ma deve essere considerato invece come un riconoscimento pieno dei nostri valori e dei diritti e dei doveri che abbiamo in ambito personale, affettivo, lavorativo, sociale. Ecco, oggi noi abbiamo parlato di tanti concetti, abbiamo affrontato tanti concetti, il concetto della forza, il concetto della violenza, delle soluzioni, la prevenzione, l'indipendenza, e questi sono concetti che fanno parte tutti di quel meraviglioso contenitore che è la vita, che viene arricchito dalle esperienze di ognuno di noi e dall'approccio con cui ciascuno di noi affronta sfide, opportunità in un percorso di vita che da individuale diventa collettivo. Perché proprio la forza collettiva capace di includere ciò che è costruttivo e di escludere ciò che è distruttivo, che può creare quel guscio di protezione indispensabile per una società sana, nella quale ognuno di noi riconosce se stesso negli altri e non grazie agli altri. Perché noi abbiamo valore in base al valore che noi diamo a noi stessi e non in base al valore esclusivo che ci viene riconosciuto dagli altri. Ognuno di noi ha il dovere etico e morale di aiutare gli altri, perché gli altri siamo noi. E se ognuno di noi trasmette la sua forza positiva agli altri, allora sì che potremo dire che la forza della vita vincerà sulla forza della violenza. Grazie.